Siamo nella settimana di WrestleMania 42, un evento, anzi l'evento più atteso per quanto riguarda gli appassionati di wrestling. Quest'anno, bisogna sottolinearlo, la potremo seguire in diretta con commento in italiano su Netflix a partire da mezzanotte, sia sabato 18 sia domenica 19 aprile. Ovviamente per chi non gradisce il commento in italiano c'è anche l'opzione del commento in lingua originale, quindi ce n'è per tutti i gusti e lo potremo vedere eventualmente anche in differita, on demand, qualora non si avesse la possibilità di seguirlo durante la notte, perché chiaramente sappiamo che possono esserci ovviamente degli impegni che ci costringono a svegliarci presto, però quest'anno per chi è appassionato di wrestling mancare l'appuntamento con WrestleMania, che sia in diretta o on demand, sarebbe veramente un crimine. E a questo punto io mi addentrerò nelle predictions delle due serate di WrestleMania. Prima di questo però vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video su wrestling e non solo, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Partiamo con la Night One e soprattutto con il main event della Night One, che vedrà Cody Rhodes difendere il titolo WWE dall'assalto di Randy Orton, un Randy Orton che è tornato il vero Legend Killer, il vero Predatore Supremo, e a questo punto io credo che possa anche andare a strappare la cintura a Cody Rhodes. Allora, la storyline è diventata molto interessante e io credo che la WWE abbia stemperato la tensione con uno specchietto per le allodole che è Pat McAfee appositamente, perché secondo me nasconde ancora una storia alla manica che o verrà tirato fuori direttamente a WrestleMania, molto probabilmente, o anche nella puntata di SmackDown immediatamente precedente. Credo che l'asso nella manica sia giusto tirarlo fuori a WrestleMania, e questo asso nella manica, che io onestamente ancora non so chi possa essere, non ne ho idea, perché non si è fatta un'allusione chiara a chi effettivamente potrebbe schierarsi con Randy Orton, dato che la questione sembrerebbe essersi risolta apparentemente con Pat McAfee. Però credo che qualcun altro ci sia dalla parte di Randy Orton, e quel qualcuno sarà colui che costerà il titolo a Cody Rhodes e che permetterà a Randy Orton di diventare un 15 volte campione del mondo, ed è quello che mi auguro, perché questa versione di Randy Orton è quella che tutti quanti preferiamo. Per carità, face, ok, lo sostieni, però il vero Randy Orton è il Legend Killer, è colui che non si fa scrupoli. Quel personaggio lì l'abbiamo amato e lo continuiamo ad amare. Difficilmente qualcuno riesce ad essere un heel come lui, un heel così credibile. Per questo motivo io penso che Randy Orton debba vincere quel titolo, anche perché Cody Rhodes con la cintura onestamente mi ha un po' stancato. Io speravo che neanche ci arrivasse da campione a WrestleMania, onestamente. Mi aspettavo o un match a più uomini contro McIntyre campione, o comunque che Cody Rhodes facesse altro. Speravo che facesse altro, e ancora una volta a WrestleMania da campione. Questa volta penso che metteranno anche una pezza a quanto accaduto l'anno scorso nel main event tra Cody Rhodes e John Cena, perché non è che andò tutto come ci aspettavamo, anche perché The Rock pensavamo potesse comparire, potesse fare qualcosa, invece c'è stato soltanto Travis Scott che ha aiutato John Cena, non è stato un gran match. Penso che andranno a mettere una pezza proprio con questo main event per far uscire Cody Rhodes dalla scena titolata nella miglior maniera possibile. Seth Rollins invece affronterà Gunther. Qui è un match molto interessante, c'è la mina vagante di Paul Heyman e soprattutto di Bron Breakker. Bron Breakker ormai è pronto al rientro sul ring. Non hanno voluto fare subito questo match a WrestleMania perché volevano costruirlo bene. Probabilmente lo vedremo a SummerSlam. Non so se Bron Breakker tornerà già a WrestleMania o se tornerà magari il giorno dopo a Raw, però credo che sia imminente il suo rientro. Tra i due, tra Seth Rollins e Gunther, vedo complicato onestamente che Seth Rollins possa vincere contro questo Gunther che si è dimostrato quasi imbattibile. Però allo stesso tempo, se Seth Rollins deve andare a lottare contro Bron Breakker, io credo che abbia bisogno di questo tipo di vittoria. Se devo sbilanciarmi a favore di uno dei due, allora Seth Rollins anche l'anno scorso è uscito vittorioso da WrestleMania e spesso è uscito vittorioso da WrestleMania. Credo che questo giro possa invece perdere contro Gunther. Io penso che Gunther porterà a casa questa vittoria in qualche modo, e dico anche che potrebbe esserci un rientro di Bron Breakker proprio a WrestleMania per attaccare Seth Rollins, magari proprio al termine del match o a match in corso. Però se devo sbilanciarmi, vedo leggermente favorito Gunther.
non riesco a vedere favorito Seth Rollins. Il match a 4 per i titoli di coppia femminili detenuti dalle Irresistible Forces, che sono Lashley Legend e Nia Jax, verranno difesi contro Charlotte Flair e Alexa Bliss, Nikki e Brie Bella e Bayley e Lara Valkyria. Allora, qui andiamo per esclusione. Credo che per Charlotte Flair e Alexa Bliss ci sia all'orizzonte uno split che potrebbe verificarsi a breve o direttamente a WrestleMania o comunque nei giorni successivi. Quindi non penso che le due torneranno campionesse di coppia a WrestleMania. Così come non penso che vincerà nuovamente i titoli Lara Valkyria, che l'anno scorso li vinse con Becky Lynch per poi perderli il giorno dopo a Raw, questa volta con Bayley. Io non penso che farà la stessa fine, insomma non riuscirà a conquistare le cinture e quindi rimangono in scena, in lizza, le campionesse in carica e le gemelle Bella. Qui c'è il punto interrogativo, l'incognita di Nikki, le condizioni di Nikki Bella. Se Nikki Bella sta bene, secondo me le Bella vanno a conquistare questi titoli che sarebbero perfetti per loro. Sono il tag team femminile, penso, più iconico, essendo gemelle, essendo comunque una vera squadra e non delle singole messe insieme come tutte le altre squadre fondamentalmente che partecipano a questo match. Quindi sono un vero e proprio tag team. Per me, se Nikki Bella sta bene, se questo match va in scena con tutte le 4 squadre, penso che possano diventare campionesse proprio le gemelle Bella. AJ Lee difenderà il titolo intercontinentale femminile dall'assalto di Becky Lynch. Allora, AJ Lee è una part-timer, ora come ora. Becky Lynch ha dimostrato di fare un grande lavoro con il titolo intercontinentale. Qui è molto tirata la questione ed è difficile capire effettivamente chi vincerà. Non è scontato che Becky Lynch strappi la cintura ad AJ Lee proprio per questo discorso della part-timer. Essendo un titolo secondario non può detenerlo un atleta che si presenta una volta ogni tanto, onestamente. Tra l'altro Becky Lynch non ha mai battuto AJ Lee finora, Questo è un aspetto da considerare perché in tutti i match che siano di coppia, coppie miste o a squadre, anche per esempio a Survivor Series War Games, AJ Lee ha sempre avuto la meglio su Becky Lynch. Quindi quale palcoscenico migliore di WrestleMania per far tornare campionessa Becky Lynch? Ripeto, non è scontato perché potrebbe anche proseguire il suo regno la campionessa e AJ Lee chiudere definitivamente la rivalità con Becky Lynch. Però io vado con Becky Lynch, nuova campionessa intercontinentale per la terza volta, e questo diciamo anche è un dubbio che mi viene, farle vincere il titolo per la terza volta, però credo che possa vincerlo e battere per la prima volta AJ Lee. Stephanie McMahon difenderà il titolo del mondo femminile dall'assalto di Liv Morgan. Questo è un match che mi piace molto, sono molto curioso di vedere che cosa succederà, soprattutto all'interno del Judgment Day, perché nel Judgment Day c'è una bella confusione e è difficile prevedere cosa potrebbe accadere e se il Judgment Day alla fine di WrestleMania avrà ancora modo di esistere. C'è Roxanne Perez che è una mina vagante, ma anche Raquel Rodriguez, lì in mezzo c'è Maretta. Io vedo Liv Morgan come nuova campionessa, quindi secondo me alla fine Liv Morgan strapperà la cintura a Stephanie McMahon, però credo che all'orizzonte per Liv Morgan potrebbero esserci già delle avversarie. Bisogna capire anche se il tradimento lo subirà Liv Morgan oppure se Liv Morgan riuscirà ancora una volta ad orchestrare il tutto e a buttare fuori dal Judgment Day Roxanne Perez, Raquel Rodriguez, entrambe. Ancora è difficile farsi un'idea ben chiara, però credo che porterà a casa la cintura, poi o Liv Morgan estromette qualcuno dal Judgment Day, quindi attacca qualcuno, oppure lei subisce l'attacco e a quel punto diventerà face. Jacob Fatu contro Drew McIntyre, finora il confronto è stato molto equilibrato, tranne nell'ultima puntata di SmackDown che ha visto prevalere Drew McIntyre in maniera netta su Jacob Fatu. Questo match ha più bisogno di vincere il Jacob Fatu, che deve lanciarsi nella scena più importante verso il main event, piuttosto che Drew McIntyre, che però passerebbe dall'essere stato campione WWE fino a qualche mese fa addirittura a finire in fondo alla fila per quanto riguarda la possibilità di tornare in vetta alla WWE. Però credo che per Drew McIntyre si aprirà proprio questo spiraglio, questa possibilità. Quel tipo di match si addice ad entrambi, ma credo che Jacob Fatu darà il meglio di sé in questo unsanctioned match e porterà a casa una vittoria che poi lo proietterà verso la scena titolata o comunque subito a ridosso, anche perché ci potrebbe essere ancora qualcosa in sospeso con Solo Sikoa ancora una volta, un anno di distanza da quando è accaduto nel 2025. The Vision, che sono i campioni di coppia, ovvero Austin Theory e Logan Paul, insieme ad Ash Speed andranno ad affrontare a WrestleMania Usos ed LA Knight. Allora, visto che c'è stato questo passaggio di titolo proprio qualche settimana fa, io penso che
a WrestleMania non vinceranno loro, non vinceranno i campioni, resteranno tali perché appunto i titoli non sono in palio in questo match 3 contro 3, però credo che la vittoria andrà a Usos e a LA Knight, che hanno bisogno di vincere comunque, visto che in questo 2026 non hanno raccolto granché e non hanno avuto grandi soddisfazioni. Ricordiamoci che l'anno scorso Jey Uso arrivò a WrestleMania da vincitore della Royal Rumble e conquistò il titolo del mondo a WrestleMania. Quest'anno si ritrova confinato in un match 3 contro 3, e discorso simile per LA Knight, che l'anno scorso invece arrivò a WrestleMania da campione degli Stati Uniti. Nella Night 2 invece il main event sarà il match tra Roman Reigns e CM Punk. Qui per me c'è molto equilibrio, perché CM Punk l'obiettivo chiaro era quello di raggiungere il main event di WrestleMania, c'è riuscito l'anno scorso e adesso c'è ancora da campione del mondo, quindi mi sembra abbastanza chiaro che l'obiettivo sia stato raggiunto. Però il main event l'anno scorso l'ha perso, giustamente, perché in termini di storyline era giusto che nel triple threat match con lo stesso Roman Reigns e con Seth Rollins a vincere fosse Seth Rollins in termini di storyline. Questa volta è molto più equilibrato il bilancio, io però vado leggermente a favore di Roman Reigns, perché per me il regno di CM Punk è stato lungo, è stato interessante, però se non dovesse essere Roman Reigns a detronizzarlo, chi? L'unica alternativa potrebbe essere Bron Breakker, ma Bron Breakker quando torna dovrà per forza di cose andare contro Seth Rollins. Quindi io credo che al momento potrebbe anche esserci il passaggio di consegne con Roman Reigns che diventa nuovo campione del mondo, un titolo che di fatto non ha mai detenuto, tra l'altro. Poi Jade Cargill difenderà il titolo WWE dall'assalto di Rhea Ripley. Anche qui match molto equilibrato. Jade Cargill ha avuto un regno, secondo me, molto secondario. Se Jade Cargill avesse combattuto senza cintura alla vita, fondamentalmente non ce ne saremmo neanche accorti, perché è stata una campionessa non campionessa, una campionessa senza essere tale, perché la cintura l'ha messa in palio soltanto 2 volte, il suo regno è iniziato ad essere rilevante soltanto quando ha trovato Rhea Ripley come prima sfidante e anche delle alleate come B-Fab e Michin, mentre Rhea Ripley, onestamente, darle per l'ennesima volta il titolo non so quanto converrebbe. È un discorso simile a Roman Reigns, anche lei questo titolo WWE non l'ha mai vinto né in questa versione, perché poi ci sono stati i titoli di Raw e titoli di SmackDown, lì è un altro discorso, quando c'era quella denominazione diversa, però come titolo WWE lei non l'ha mai vinto. Credo che possa anche arrivare a conquistare la cintura. Rhea Ripley potrebbe essere la soluzione a tutti i mali, nel senso che il regno di Jade Cargill è stato talmente irrilevante, talmente poco interessante, almeno dal mio punto di vista, anche per carenza di avversari, bisogna dirlo, non solo per colpa di Jade Cargill e della sua gestione, che probabilmente la soluzione migliore sarebbe proprio quella di affidare la cintura a Rhea Ripley per rialzare un pochettino il tiro e riportare lustro a quella cintura. Finn Balor nella versione demone affronterà Dominic Mysterio in una resa dei conti che tutti ci aspettavamo già l'anno scorso, quando Dominic Mysterio comunque era ancora campione intercontinentale, e io speravo onestamente che la cintura andasse a conquistarla Finn Balor. Dominic Mysterio l'anno scorso ha avuto tantissimo dalla WWE, è ancora campione della AAA. Credo che questo match dovrà abdicare, ovviamente senza lasciare nulla a livello di titolo, perché ha già perso il titolo intercontinentale, però penso che Finn Balor vincerà contro Dominic Mysterio per mettere la parola fine sulla sua esperienza al Judgment Day e guardare in là magari verso la scena titolata. Non so se proprio il titolo principale o qualcuno secondario, però spero che poi per Finn Balor arrivi il punto che lui aveva raggiunto 10 anni fa e che poi è stato di fatto tolto a causa dell'infortunio. Sami Zayn, campione degli Stati Uniti, difenderà il titolo all'assalto di Trick Williams. Qui si potrebbe andare anche con un cambio di titolo, onestamente. Almeno si potrebbe propendere per questa ipotesi. Però io, invece, credo che la cintura Sami Zayn la manterrà, perché ci sarà il turn heel di Sami Zayn, di conseguenza Trick Williams diventerà face e Sami Zayn manterrà la cintura in maniera sporca, tradirà ovviamente il pubblico, dal quale già si è abbastanza allontanato in queste settimane, quindi si distaccherà completamente dal pubblico e manterrà il titolo diventando heel. Oba Femi contro Brock Lesnar è un match tra big men che probabilmente durerà anche pochi minuti. Allora, qui è difficile capire quale sarà lo scenario, se vogliono fare subito il passaggio di consegne con l'esordio di Oba Femi a WrestleMania che sciocca il mondo e batte Brock Lesnar,
oppure se Obafemi farà un grande match, ma poi a vincere sarà comunque la bestia che ha ancora da dare al ring. È il match di debutto di Obafemi a WrestleMania. Non so cosa voglia fare la WWE onestamente con lui, perché questo match non me l'aspettavo già adesso. Quando ha debuttato nel main roster non mi aspettavo che Obafemi andasse già a WrestleMania, nella sua prima WrestleMania contro Brock Lesnar. Quindi io do Brock Lesnar leggermente favorito. Credo che per Obafemi il grande momento dovrà ancora attendere, anche perché finora Obafemi ha sempre vinto i confronti con Brock Lesnar. I confronti fisici Brock Lesnar ha sempre dimostrato di essere in difficoltà. Questo per rendere l'idea che Obafemi possa effettivamente battere Brock Lesnar, ma alla fine credo che la bestia nel momento clou, nel momento decisivo, nel match vero e proprio, andrà ad avere la meglio sul nigeriano. E poi avremo il match per il titolo intercontinentale che Penta difenderà addirittura contro 5 avversari che sono Rey Mysterio, Javon Evans, Dragon Lee, JD McDonagh e Rusev. Qui anche, come è classico nei match a più uomini, si va ad esclusione. Allora, escluderei Rusev, che è stato finora ai margini della WWE da quando è tornato, se non nelle prime settimane, perché gli dovevano dare un minimo di rilevanza. Escluderei Dragon Lee, che non vedo onestamente come campione intercontinentale, ed escluderei JD McDonagh, che nel Judgment Day non credo sarà lui a riportare una cintura, semmai, ripeto, esisterà ancora il Judgment Day al termine di WrestleMania, perché questo è anche un dubbio che ho. Quindi esclusi questi tre resterebbero Penta, Rey Mysterio e Javon Evans. Rey Mysterio non lo vedo come campione, io penso che in questo match, nonostante ci siano più uomini e quindi si possa far presagire ad un cambio di titolo, credo che Penta possa restare campione. L'unico in grado eventualmente di spodestare Penta potrebbe essere Javon Evans, secondo me. Rey Mysterio è stato aggiunto per una componente di spettacolarità e perché probabilmente doveva tornare per andare contro Gunther, poi i vari infortuni e i vari problemi hanno scombinato le carte, hanno messo Gunther contro Seth Rollins e quindi Rey Mysterio l'hanno inserito in questo match, ma non credo che andrà a vincere la cintura, a meno che non ci sia un clamoroso turn heel per avere la rivalità con Penta. Sarebbe bellissimo un turn heel di Rey Mysterio o comunque un turn heel di Penta contro ai danni di Rey Mysterio, però la vedo come una situazione abbastanza complicata, soprattutto perché Penta è over con il pubblico, quindi credo che Penta manterrà la cintura o al massimo Javon Evans diventerà il nuovo campione intercontinentale. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Force Net. Ciao a tutti.